Buonasera a tutti, a quelli che sono in spiaggia e ovviamente a quelli che ci stanno ascoltando in diretta da Radio Icaro Rubicone 90.0. E sono ben felice di avere Frankie Chavez qui con noi. Super applauso. Give it up, boy. E abbiamo anche un traduttore d'eccezione, Francesco Plazzi. So he's your translator, che è anche l'anima di questa rassegna che è Spiagge Soul, della quale Melody in 3D è ospite questa sera, il che ci fa ovviamente molto piacere. E Frankie, so welcome in Romagna. It's not your first time. Grazie mille. No, it's not my first. It's the second time, that I'm here. È la seconda volta che viene in Italia. I speak in English, but you're Portuguese. That's right. I'm Portuguese. Ok. Francesco si sta facendo una sigaretta, quindi dopo tu traduci. Però sta bene perché sto imparando italiano e io capisco un poco di italiano. Però non parlo molto bene. Ottimo. Però... Noi proviamo a parlare portoghese? No, non proviamo a parlare portoghese, ci mancherebbe. So, bene, mentre il tuo traduttore I understand that your translator is going around and around. It's fine. Like an old Chuck Berry song. Exactly. Your music, you're playing a different. Glielo dici te? Sì. Allora, la tua musica, tu incroci un sacco di generi, no? Blues, rock and roll, soul e anche ovviamente canzoni d'autore. Come è venuta fuori questa idea di prendere tutti questi generi del passato e trasformarli in qualcosa di nuovo? I think it was a natural process. I started playing guitar really young, and so I had a lot of influences. Back in the day, I used to play a lot of hard rock, and then punk rock, and then reggae, and a lot of stuff, you know. And nowadays, I'm into blues and rock and roll, and some psychedelic stuff that came from, you know, back when I was listening to Jimi Hendrix and Led Zeppelin and stuff like that, and Pink Floyd. And I kind of mix everything, and I really, what drives me a lot is the guitar, the instrument, the guitar, and explore the guitar in different ways. I think that's it. Ha detto che fin da quando era giovane, come capita a tutti, ha iniziato suonando punk, hard rock, questo tipo di suoni, poi piano piano ovviamente si è evoluto e è andato a cercare le radici e gli piace proprio questa idea di incrociare generi antichi come quelli con cose più moderne, ma soprattutto è la chitarra che per lui è la cosa più importante, ovvero utilizzare e farle parlare la chitarra. Now it's 5 years that you're making records, that's right, something like that, 8 years. Yeah, 8 years. And how it was in Portugal? You're playing a different kind of music, and you've been welcomed soon, or it's just a bit of struggle? Yeah, when I started recording, I was doing a lot of acoustic stuff, and at the time I was playing alone live, so I was doing this one-man band thing. Like I was playing guitar, and I was using a bass drum for the kick and a one-man band. One-man band, yeah. And so I recorded the first EP. I recorded like that, like I was sounding live. This is really loud. And so the first EP that came out was me recording the same way I was playing live. And then on the second record, I started inviting a friend of mine, like a drummer to play a song here and a drummer to play a song there, a bass player, another guitar player, some keys. And so at the third record, it was me and the guys. A bass. Actually, it was me and a drummer, and we did the whole record just the two of us in a duo, and we toured for 3 years just the duo. And then, for this record, we started playing with the bass player, and all. Everything came out to a place that we really needed a 4-piece band to play the songs, the music that I was writing at the time. Ha detto che anche la sua musica si è evoluta, come nel senso del gusto, perché aveva iniziato come una one man band, ovvero quelle persone che suonano
le percussioni, la chitarra, l'armonica, tutto da soli. Poi piano piano da questa idea, che era stata anche quella dei suoi primi dischi, si è evoluto, ha trovato altri musicisti attorno a lui, poi soprattutto con un batterista ha fatto un disco e ha girato l'Europa in due, e poi l'esigenza era quella di trasformare le collaborazioni in un qualcosa in più, e questo disco è diventato quello che ci presenterà questa sera sul palco, la evoluzione più importante. E le tue canzoni, dal punto di vista del testo, sono canzoni che parlano molto spesso di una ricerca di una speranza, di una positività, quindi stai un po' fuori dal negativo e cerchi invece di dare una idea positiva nelle cose. Credi che sia la cosa giusta da fare, cioè cercare del positivo anche nelle situazioni più negative? Francesco Plazzi traduce, quindi voi sapete questi momenti di silenzio. Yeah, well, when I write songs, it's almost like I don't want to be too corny, but it's like a healing process, and I usually I write about what I feel, and that's a little bit of. It's rock and roll. It's rock and roll. I write about what I feel, and so it's kind of like a really personal matter. So I don't want to try to change other people's view or opinion about anything. I just want to express my opinion, and tell and express my opinion in a positive way, even for me to feel life in a positive way, basically. Ha detto che ovviamente sì, lui cerca soprattutto di esprimersi con quello che è la sua idea di quello che lo circonda, non vuole dare un messaggio politico, vuole semplicemente arrivare a trovare un modo per dare un senso di positività alle esperienze che lui ha vissuto, e soprattutto a chi lo ascolta di far sì che quello che arrivi siano buone vibrazioni. Ci sono degli autori che ti hanno ispirato più di altri? Are there authors, writers that inspire you more despite of others? I would have to say Bob Dylan, Neil Young. I don't know. Heavy stuff. Yeah, well, most recently Jack White, and I don't know. It's really hard whenever one asks me. Quindi ha detto che I listen to a lot of different things. le persone che l'hanno ispirato di più sono Neil Young, ovviamente Bob Dylan, e ultimamente anche Jack White, gli è piaciuto molto. Ma tu sei di nuovo qui a suonare perché dal vivo hai subito raggiunto un rapporto bellissimo con il pubblico, cioè il tuo sul palcoscenico sei riuscito a dare una grande dimostrazione di quello che dicevi, cioè il pubblico ha capito subito quello che tu volevi dire. Il palco è importantissimo per te, presumo. The stage. One of the aspects that strikes me more is that your ability to get connection with the crowd. I try. Sasquini, for you, the live aspect of music is Yeah, particularly live shows are the most important part of what I like to do in music. I really love to record music and to make that permanent. When you record something and you know that it's going to be forever, but I think that's at live shows, and when you play a show and when you get really connected with the audience, I think that's when the magic happens, and that's the kind of magic that I really love. Dice che ovviamente sì, quello che per lui è più importante di tutti, in assoluto i dischi sono importanti, ma lo spettacolo dal vivo è il momento in cui c'è la connessione maggiore con il pubblico, e quando succede quella cosa, beh, la serata diventa magica, ed è quello che lui cerca sempre di fare. E parlando sempre di musica dal vivo, ecco, i tuoi concerti hanno una bella fisicità, non ci sono effetti speciali, però tutto sembra provenire proprio dalla vostra voglia di suonare musica, cioè da una parte siete molto legati alle radici, dall'altra parte avete un tipo di rapporto con il pubblico che è molto moderno, molto è possibile che sia così, vero? Questa unione tra antico e moderno nel vostro modo di suonare.
influence from the past and like this connection between like new, modern, way and Okay. and yeah. Well, I think that the music that I listen to and that I've been listening to all my life is really old. It's like I started listening to the 70s and then the 80s and then the 90s and then I went back to the 20s and I started listening to a lot of blues, like really rootsy blues like Robert Johnson and Skip James and all those guys. And so I tried to understand the origin of everything, because I really understood that all the things that I was listening to when I was listening to the 70s and the 80s all came from that. So that's the basic stuff. Così tu sei, you're back to the roots. Yeah, I'm back to the roots, but I'm living in 2017, so I'm affected with all these things that affects us all. So I try to live in this time, but with the real influences. Ecco, questo è bello, è importante, perché dice sì, io cerco di vivere nella contemporaneità, ma allo stesso tempo voglio cercare di far rivivere quelle emozioni che arrivano dalla musica del passato, quella soprattutto che dopo avere passato la mia giovinezza ascoltando le cose che ci accadevano attorno, sono andato a recuperare i classici maestri degli anni 20, degli anni 30, e da lì ho imparato cosa voleva dire anche la forza di un'espressione di una canzone. Quindi lui dice essere moderni ma allo stesso tempo con un'attitudine sì, che arriva dal passato. Questa notte sei sotto le stelle, su una spiaggia, con questa situazione, direi che è quasi il top. It's utopic, right? Yeah, like tonight you're on the sky, Yeah, it's on a the perfect beach. place. It's a perfect place to make a show, to listen to a show, to watch a show, to live a show. So I really hope that everyone goes along with us, because tonight's gonna be good. Hai detto che ovviamente sì, questo è perfetto e tutto il resto. They say that portoghesi, che dicono che i portoghesi sono un po' timidi, un po' chiusi, però questa sera col romagnolo secondo me cambierà qualcosa. Excuse They said the Portuguese people are a little like close. Yeah. But tonight with the people from Romagna, that it's Yeah. us, you're gonna like get like some connection. Well, that's how do you say? It's fame. It's false fame. How do you say? It's like it's an idea that people. It's not true. It's not true. It's not true. I mean, it's true because Like Portuguese, they always cry about everything and they play the Fado, fado and da. Well, come and see how the Portuguese guitar looks like when it's playing rock and roll. But I tell you, because my uncle has lived in Lisbon for 10 years, and when I go to Lisbon, I understand how Portuguese is, and they are crazy. They are great. Yeah. I know. They always cry about everything. Oh, the They government dance all this, night. and the politics that, and blah blah blah. But as long as there's sunny weather and nights like this, everyone is top. Ok, quindi l'invito a tutti è quello adesso di spostarsi dall'altra parte dove c'è il palco sulla yeah. spiaggia, seguire Frankie che vi farà capire come i portoghesi suonano il blues e il rock and roll. Quindi l'invito è andare tutti di là. Thank you Frankie. Grazie mille. Have a my nice friend. time. Have a good gig. I'll see you soon. Rock and roll, e grazie a tutti ancora. Ovviamente tra pochissimo il concerto di Frankie. Tagliatella, you have it Tagliatella, so that's right, you have it Tagliatella. Tagliatelle is amazing. Ok, man. quindi siamo a posto con tutto. And the grap is Thanks even a lot. better. Thanks Frank. Grazie. Tutti dall'altra parte quindi, perché sta per iniziare il suo concerto sulla spiaggia del Bagno Peter Pan. Grazie a tutti.